capitato di aver bisogno di formattare il computer ma di essere piuttosto restio a farlo per paura di non essere capace poi a ripristinare tutti quanti i driver? Bene, allora sappi due cose. La prima che la tua è una paura anche giustificata, ma la seconda è che è facilissimo aggirarla perché esiste una procedura semplicissima per prendere tutti quanti i driver del tuo computer e copiarli su un supporto esterno in modo da poterli utilizzare con estrema facilità nel momento del bisogno. Vuoi sapere come si fa? Ti senti pronto? Iniziamo! Questo rischia davvero di diventare il tutorial più veloce della storia di questo canale, perché fare questa operazione è estremamente semplice. Tutto ciò che dovrai fare sarà procurarti un pendrive oppure un'unità esterna e in mancanza potrai utilizzare temporaneamente anche lo stesso hard disk del tuo computer, su cui andrai a creare una cartella che ospiterà la copia di salvataggio di tutti quanti i nostri driver. In questo caso io utilizzerò il mio pendrive, quindi vado a collegarlo al computer, ecco fatto, ed andrò in basso ad aprire le risorse del computer tramite l'icona Esplora File. Faccio quindi un clic su Esplora File e successivamente mi sposto su questo PC. In questo PC vedrò presente l'icona del mio pendrive. Andrò quindi ad aprirlo facendoci un doppio clic e all'interno del pendrive andrò a creare la cartella che appunto, come detto, ospiterà il backup dei miei driver. Quindi faccio un clic con il pulsante destro, scelgo la voce Nuovo e poi successivamente Cartella. Facciamo clic, si crea una nuova cartella che andremo a rinominare in Drivers Backup. Premiamo Invio per confermare il nuovo nome della cartella e possiamo momentaneamente chiudere le risorse del computer per procedere con il backup vero e proprio. Per farlo andremo ad aprire un prompt dei comandi di MS-DOS. Si fa in questo modo: si va in basso sulla lente oppure sulla barra di ricerca, la si apre e nella riga di ricerca basta digitare CMD. Vedremo che comparirà un'icona che si chiama Prompt dei comandi, su cui faremo clic con il pulsante destro del mouse e sceglieremo la voce Esegui come amministratore. Accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro sistema cliccando su Sì e si aprirà la nostra finestra del Prompt dei comandi. Al suo interno dovremo digitare questa stringa. Io naturalmente ho fatto un copia e incolla, ma ti lascerò questa stessa stringa nella descrizione del video in modo che tu possa fare tranquillamente la stessa cosa. Una volta digitata la stringa andremo a premere invio, ma attenzione un attimo. Ti faccio notare che in questa stringa, in questa posizione, io ho scritto E2 che è il nome della mia unità USB esterna, e poi Drivers Backup, che è il nome che ho attribuito alla cartella che abbiamo appena creato. Nel caso in cui tu abbia una posizione diversa, naturalmente dovrai cambiare questa parte digitando al posto della lettera E quella corrispondente alla tua unità esterna. Quindi se nel mio caso, come vedi, abbiamo visto che il pendrive ha la lettera E e tu dovessi avere una lettera diversa indicata, sostituirai la mia E qui con la relativa lettera e poi dovrai accertarti naturalmente che il nome della cartella che andrai a creare sia esattamente identico a questo qui, oppure dovrai cambiare anche questo parametro. Una volta fatto questo ti basterà premere invio e attendere alcuni secondi almeno nel mio caso, perché io ho pochi driver installati su questa che è una macchina virtuale. Nel tuo caso potrebbe volerci molto più tempo, quindi a seconda della quantità e della dimensione dei driver installati questa operazione potrà durare un tempo decisamente variabile. Ecco fatto, l'operazione è terminata e noi possiamo andare a chiudere il nostro prompt dei comandi.
troveremo tutti quanti i file salvati sull'unità che abbiamo scelto. Quindi nel mio caso vado ad aprire il mio pendrive e ad aprire la cartella che è stata creata al suo interno. Come vedi, purtroppo, ripeto, nel mio computer c'erano pochissimi driver installati, tutte quante le cartelle relative ai driver sono state copiate all'interno della nostra cartella di destinazione. Ma come facciamo ad utilizzare questi driver se vogliamo ripristinarli su un computer nuovo? Ebbene, l'operazione è in realtà estremamente semplice. Tutto quello che dobbiamo fare è aprire il nostro pannello di controllo. Io ti faccio vedere come faccio io, quindi riapro nuovamente Esplora File, vado qui in alto sull'apice e ci clicco su e poi scelgo la voce pannello di controllo. A questo punto andiamo a cliccare qui sulla voce che dice categoria per andare a espandere la visualizzazione che in questo momento è compatta, scegliendo la voce icone grandi. Una volta che avremo la visualizzazione completa di tutte quante le icone, ciò che dovremo fare sarà andare in gestione dispositivi ed andare a scegliere il dispositivo per il quale vorremmo installare il nostro driver. Facciamo in questo caso l'esempio della scheda video, quindi andiamo ad espandere la relativa voce e facciamo un clic destro sulla sottovoce al suo interno. Vediamo che nel menu che ci si apre verrà presentata la possibilità di aggiornare il driver. Quindi facciamoci clic su e anziché scegliere cerca automaticamente i driver perché andrà a scaricare il driver relativo dal repository della Microsoft che potrebbe non essere aggiornato o valido quanto il nostro, andremo piuttosto a scegliere la voce cerca i driver nel computer. Questa qui. Una volta fatto, cliccheremo sul pulsante sfoglia e andremo a selezionare nel nostro computer prima il nostro pendrive e successivamente la cartella Drivers Backup. Clicchiamo su OK e quindi clicchiamo sul pulsante avanti. Vediamo che in questo caso ci avvisa che i driver sono già installati, ma qualora il driver fosse stato mancante avrebbe provveduto in tutta autonomia ad installarlo dalla copia di backup che noi stessi abbiamo creato. Naturalmente avere una copia di backup dei propri drivers è sempre un'operazione consigliabile. Questo perché sicuramente possono venirci utili nel momento in cui vogliamo reinstallare il sistema operativo e non abbiamo voglia di perdere tempo a cercarli in rete e scaricarli nuovamente se sappiamo che funzionavano perfettamente. Ma anche nei casi in cui un driver si corrompa oppure venga sostituito da una versione che non ci piace, avremo la possibilità di tornare indietro avendo sempre a disposizione il driver precedente. E siamo arrivati al termine, ma prima di concludere ci tengo a ringraziare Enzo Ruvioli e Michele Russo per essersi abbonati al canale. Vi chiedo scusa ragazzi, questo ringraziamento potrebbe sembrare che arrivi in ritardo, ma in realtà sto registrando questo video esattamente il giorno dopo in cui voi vi siete iscritti al canale e subito prima di partire per le mie, spero, meritate vacanze. E detto questo voglio ringraziare anche te per aver guardato questo video fino in fondo e per avermi fatto compagnia per qualche minuto. E ora non mi resta come sempre che salutarti e darti appuntamento alla prossima.